Stai cercando un'idea di tendenza per la tua nuova maglia all'uncinetto per l'estate? Allora questo progetto potrebbe conquistarti perché è facile da realizzare, non ci sono cuciture da fare, si lavora memorizzando una sola riga ed è adattabile a qualsiasi taglia. E ti dirò di più, alla fine ti chiederanno dove l'hai acquistata. Ciao, sono Francesca e questo è Uncinettando Crochet in Love ed oggi facciamo insieme questa maglia a rete ad uncinetto. Lo schema è semplice, molto basico, l'ho studiato in modo che le uniche cuciture che facciamo siano quelle sulle spalle e le faremo con l'uncinetto. La vestibilità la decidi tu a seconda di quanto larga e quanto lunga vuoi fare la maglia. Io l'ho fatta con le maniche lunghe, ma volendo si può fare anche con le maniche corte. È un progettino rilassante perché ripetiamo sempre la stessa riga, quindi adesso non skippare l'intro perché ti do un po' di informazioni sulle misure, il peso e il filato che ho utilizzato e poi ci mettiamo subito all'opera. La mia maglia, che è una taglia SM, ha una circonferenza di circa 86 cm, è alta circa 52 cm e pesa in totale 320 grammi, quindi ho utilizzato un po' meno di 7 gomitoli. Se voi volete fare una taglia più grande, vi consiglio per sicurezza di prendere un etto in più, quindi 2 gomitoli in più per ogni taglia in più che volete fare. In questo modo potete farla anche più larga, più lunga ed essere serene che avete il filato che vi serve. Per la mia maglia ho usato il gocce d'estate di Mistrico Filati. È un cotone riciclato 100%, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri. E ho usato un uncinetto da 5 mm per tutta la maglia e un uncinetto da 4 mm per il punto elastico delle maniche e dello scollo. Questa maglia l'ho iniziata quest'inverno, ma nel frattempo ho provato altri filati che sarebbero stati altrettanto perfetti per una maglia come questa, quindi vi do delle alternative. Se preferite potete utilizzare il Crash di Silke o il Click sempre di Silke, che sono sempre cotoni più o meno dello stesso spessore, stessa lunghezza come gomitolo, ma finiture diverse. Quindi vi do 3 alternative e voi potete scegliere quella che preferite. Tutti questi filati li trovate nello shop online di Un Filo di Passione. Vi lascio il link nella descrizione del video nel caso voleste acquistare uno di questi filati. Per prima cosa, come sempre, dobbiamo fare un campioncino per capire con che uncinetto vogliamo lavorare a seconda del risultato che vogliamo, per esempio di quanto vogliamo sia morbida e traforata la lavorazione, e quindi montiamo delle catenelle e lavoriamo la riga che vi mostro nel tutorial per circa 10 cm per capire appunto se l'uncinetto è giusto o se dovete con la vostra mano lavorare con un uncinetto un po' più grande o un po' più piccolo. Lavorando il campioncino poi possiamo capire più o meno con quanti punti dobbiamo iniziare. Questa maglia iniziamo a lavorarla da sotto e dobbiamo montare un numero di catenelle sufficiente per fare tutta la circonferenza. Quindi una volta fatto il campioncino misuriamo in 10 cm di campioncino quanti punti ci stanno. In questo modo possiamo fare un calcolo e capire più o meno quante catenelle ci servono. Fatemi sapere se questo progetto vi piace regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale
e lavoriamo tutte le catenelle che ci servono per fare la circonferenza che vogliamo per la nostra maglia. Lavorate pure qualche catenella in più rispetto a quelle che pensate che siano necessarie per la circonferenza, perché eventualmente le disfiamo in un secondo momento. Una volta fatte tutte le catenelle che ci servono, iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto, lavoriamo un punto basso in ogni punto. Io lavoro nel filo che c'è dietro le catenelle, voi lavorate nelle catenelle come preferite. Un punto basso in ogni punto. Adesso che abbiamo lavorato la prima riga di punti bassi, misuriamo il lavoro e verifichiamo effettivamente quanti punti ci servono nel giro per ottenere la circonferenza che ci serve. Potrebbe essere che dobbiamo lavorare su tutte le catenelle o che lavoriamo qualche punto in meno. L'importante è che il numero di punti che scegliamo per la circonferenza sia pari. E adesso chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro, controllando che il lavoro non sia arrotolato. Chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso e giriamo il lavoro. Iniziamo dal prossimo punto e qui lavoriamo un punto alto allungato che sostituiamo con un punto basso e 2 catenelle. E nella seconda catenella mettiamo un marker per ricordare che questo è il primo punto del giro. E adesso lavoriamo un mezzo punto alto nella seconda catenella. Questa. Un punto alto allungato, un mezzo punto alto. Saltiamo un punto e nel punto successivo lavoriamo un punto alto allungato. E poi lavoriamo un mezzo punto alto intorno al corpo del punto alto allungato. E ripetiamo. Saltiamo un punto alto allungato, e un mezzo punto alto intorno al corpo del punto alto allungato. E ripetiamo così per tutto il giro. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto allungato. E giriamo il lavoro. Per questa lavorazione giriamo il lavoro ad ogni giro e da qui in poi tutti i giri sono uguali. Lavoriamo sempre come nel giro precedente, lavorando tutti i punti alti allungati tra il mezzo punto alto e il punto alto allungato del giro precedente. Qui. E sostituiamo il primo punto alto allungato sempre con un punto basso e 2 catenelle. E questa catenella è il primo punto del giro, quindi se volete marcatela con un marker. E solo il primo mezzo punto alto del giro lo lavoriamo nella catenella, nella seconda catenella. E poi lavoriamo tutto il giro lavorando i punti alti allungati tra il mezzo punto alto e il punto alto allungato del giro precedente. E i mezzi punti alti intorno
al punto alto allungato. Qui c'è il punto bassissimo con cui abbiamo chiuso il giro precedente. Attenzione, noi lavoriamo sempre tra il mezzo punto alto e il punto alto allungato, quindi non entriamo nel punto bassissimo, ma tra i due punti, come facciamo di solito. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto. E giriamo il lavoro. Questo è il punto bassissimo. Adesso lavoriamo tutto il giro. Quando torniamo qui, l'ultimo punto alto allungato lo lavoriamo qui, tra il mezzo punto alto e il punto alto allungato, come facciamo sempre. Giriamo il lavoro e ripetiamo. Le righe sono tutte uguali. Abbiamo chiuso in questa ripetizione nel giro precedente. Iniziamo dalla prima che ci troviamo davanti, cioè la successiva. Tra il mezzo punto alto e il punto alto allungato, sostituiamo il primo punto alto allungato, lavoriamo il primo mezzo punto alto e tutto il resto del giro. E andiamo avanti a lavorare giri come questi, girando il lavoro ad ogni giro, fino ad arrivare all'altezza che ci serve per la maglia, per il sottomanica. Se come me avete lavorato delle catenelle in più all'inizio, una volta che avete stabilito che la circonferenza della maglia va bene, tagliamo il filo a 5-6 catenelle dalla maglia e sciogliamo le catenelle in più. Alla fine tiriamo per formare il nodino iniziale, infiliamo la codina di filo in un ago senza punta e congiungiamo l'inizio e la fine del giro entrando nel primo punto dall'altra parte e tornando al centro di questo punto. In questo modo. Qui dietro annodiamo e nascondiamo il filo attraverso i punti. Sono andata avanti a lavorare giri come quelli che abbiamo visto insieme e ne ho lavorati in totale 24 per arrivare all'altezza che voglio per il sottomanica, e in totale la maglia è alta circa 32 cm. A questo punto dividiamo il lavoro a metà. Contiamo quante ripetizioni abbiamo nel giro. Nel mio caso, per esempio, ci sono 57 ripetizioni nel giro e dividiamo a metà. 57 diviso 2 fa 28,5. Non è divisibile per 2, non importa, tengo una ripetizione in più per il dietro e una in meno per il davanti. Quindi dall'inizio del giro mettiamo un marker nel primo punto alto allungato, contiamo metà delle ripetizioni. Nel mio caso per il dietro ho ottenuto 29 ripetizioni, quindi contiamo 29 punti alti allungati e nel 29esimo mettiamo un altro marker. Poi un marker lo mettiamo anche nel punto alto allungato successivo e nell'ultimo della riga.
Per il dietro mi restano 29 ripetizioni, per il davanti 28 e da qui cominciamo a lavorare a righe, quindi giriamo il lavoro e lavoriamo solo metà del giro, avanti e indietro, fino ad ottenere l'altezza che vogliamo per la maglia, quindi fino ad arrivare alle spalle. E la stessa cosa facciamo davanti. Adesso io per il dietro ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 righe. Ho messo un marker e intanto mi fermo qui e comincio a lavorare il davanti. Quindi adesso vediamo insieme come lavorare a righe. Il punto è sempre lo stesso, però vi mostro come lavorare a righe anziché a giri. Fino a qui abbiamo girato il lavoro ogni volta che abbiamo finito un giro per mantenere la stessa texture anche qui. Non tagliate il filo, aspettate a tagliare questo filo perché potrebbe essere che una volta che facciamo anche il davanti verifichiamo che magari è meglio fare un giro in più dietro per avere il giro manica un po' più ampio, o magari c'è un giro in più e basta disfarne uno. Agganciamo il filo nel punto alto allungato dopo rispetto a dove abbiamo lavorato le righe per il dietro. Verifichiamo che l'ultimo giro che abbiamo lavorato sia sul rovescio e iniziamo il giro sostituendo il primo punto alto allungato come sempre con un punto basso e 2 catenelle, un mezzo punto alto e lavoriamo tutta la riga normalmente. Fino ad arrivare sull'altro sottomanica dove abbiamo l'altro marker. Quindi iniziamo dal punto alto allungato dopo rispetto a quello in cui abbiamo lavorato il dietro. L'ultima ripetizione la lavoriamo normalmente, lavorando sempre tra il mezzo punto alto e il punto alto allungato della riga precedente. Un mezzo punto alto e giriamo il lavoro. E quando lavoriamo a righe questo punto, il primo punto della prossima riga non lo lavoriamo nell'ultimo punto della riga precedente, che è il mezzo punto alto, ma lavoriamo sempre tra il mezzo punto alto e il punto alto allungato della riga precedente. E sostituiamo sempre con un punto basso e 2 catenelle, un mezzo punto alto e lavoriamo tutto il resto della riga normalmente. Quindi quando lavoriamo a righe questo punto, tutte le ripetizioni dalla prima all'ultima della riga le lavoriamo nello stesso modo, lavorando il punto alto allungato nello spazio tra il mezzo punto alto e il punto alto allungato della riga precedente. Andiamo avanti a lavorare a righe, avanti e indietro, per fare prima il dietro e poi il davanti. Per il dietro continuate con il filo che avete, una volta che chiudete l'ultimo giro, girate il lavoro e andate avanti e indietro per tutte le righe che pensate che vi servano per il dietro. Poi, come abbiamo visto, agganciamo un nuovo filo e lavoriamo anche il davanti. Adesso vado avanti a lavorare un po' di righe e poi vi mostro come lavorare lo scollo. Sono andata avanti e ho lavorato anche il davanti fino all'altezza a cui voglio che ci sia lo scollo e per questo ho lavorato 8 righe. La prossima cosa da fare è mettere dei marker per definire l'ampiezza dello scollo. Ho messo un marker al centro, nella casella centrale. Se voi avete un numero pari di quadratini, mettete il marker nel punto centrale. E poi mettete altri 2 marker
all'ampiezza che volete per lo scollo. Nel mio caso ho tenuto 4 quadratini da una parte e 4 quadratini dall'altra e ho messo i marker nel punto in cui lavorerò la ripetizione. Quindi ora dobbiamo lavorare i due lati del davanti separatamente e iniziamo dal lato in cui abbiamo il filo. Giriamo il lavoro e lavoriamo la riga normalmente fino alla ripetizione prima rispetto a dove c'è il marker. E nel punto in cui c'è il marker lavoriamo solo il punto alto allungato. Giriamo il lavoro e iniziamo a lavorare normalmente ma dalla ripetizione precedente, quindi saltiamo il punto alto allungato e iniziamo da qui, quindi togliamo una ripetizione. E questa è l'unica diminuzione che facciamo sullo scollo. Proseguiamo a lavorare righe con le ripetizioni che abbiamo, tutte, fino a raggiungere lo stesso numero di righe che abbiamo lavorato per il dietro. Nel mio caso devo lavorare solo un'altra riga. Una volta che avremo completato questa parte, possiamo cucire qui sulla spalla e provare il lavoro e verificare che effettivamente il giro manica sia corretto. A quel punto e solo a quel punto tagliamo i fili. Quindi adesso con uno dei due fili facciamo la cucitura della spalla qui su, lavorando sul rovescio del lavoro. Quindi questo è il momento di definire qual è il dritto e per me il dritto è quello in cui vedo dritta la prima riga che abbiamo lavorato. Quindi mettiamo il lavoro sul rovescio, riprendiamo il lavoro e facciamo la cucitura. Lavoriamo una catenella e prendiamo il primo punto da questa parte e il primo punto dall'altra parte e facciamo un punto bassissimo, una catenella e passiamo al prossimo mezzo punto alto da una parte e dall'altra, prendendo tutto il punto e lavoriamo un punto bassissimo, una catenella e ripetiamo in questo modo. E in questo modo cuciamo tutta la parte della spalla. Facciamo una catenella di sicurezza e intanto mettiamo un marker. Raddrizziamo il lavoro e questo è il risultato della cucitura sul dritto. A questo punto proviamo la maglia e verifichiamo che le misure siano corrette e se così è tagliamo il filo del lavoro, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo del lavoro e teniamo quello della cucitura. Facciamo anche l'altro lato dello scollo, prepariamo un nodino iniziale, lavoriamo un punto basso, i 2 catenelle per il primo punto alto allungato e passiamo direttamente alla prossima ripetizione. E l'ultimo punto della prossima riga lo lavoreremo qui, lavorando l'ultima ripetizione qui. E in questo modo facciamo la diminuzione da questa parte
e poi lavoriamo tutte le righe che ci servono per completare lo scollo, che nel mio caso sono 3 in totale. Una volta che avremo lavorato anche la seconda parte dello scollo, cuciamo qui su il davanti con il dietro, come abbiamo visto dall'altra parte, e teniamo un filo lungo per fare poi la finitura del collo. Ed ora vediamo come lavorare le maniche. Lavoriamo la manica direttamente agganciandoci al giro manica. Una volta cucite le spalle, abbiamo creato il giro manica. Ci agganciamo qui intorno per lavorare il primo giro della manica. Iniziamo dal sottomanica e teniamo la maglia sul dritto. Prepariamo un nodino iniziale. E lavoriamo una ripetizione su una ripetizione del sottomanica. Sostituiamo il primo punto alto allungato con un punto basso e 2 catenelle e lavoriamo il mezzo punto alto nella seconda catenella e passiamo alla prossima ripetizione. E quando lavoriamo in testa alle righe, lavoriamo una ripetizione in testa ad ogni riga, entrando come siamo sempre entrati. O nel primo mezzo punto alto della riga, come in questo caso, nel foro che si crea, o nell'ultimo punto. E lavoriamo così tutto il primo giro della manica. E quando arriviamo alla cucitura della spalla lavoriamo una ripetizione prima della cucitura e una ripetizione dopo. E completiamo il giro. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nella prima ripetizione. E giriamo il lavoro. Anche per la manica, giriamo il lavoro alla fine di ogni giro, in modo che il disegno della trama rimanga uguale per tutta la maglia. Per la mia manica non ho fatto diminuzioni, ho mantenuto il numero di ripetizioni che ci sono nel primo giro. Se voi volete fare diminuzioni perché avete fatto un giro manica più grande e volete che la manica un po' alla volta si stringa, potete fare diminuzioni nella parte sotto della manica, quindi all'inizio del giro o alla fine. E per fare la diminuzione lavoriamo così. Iniziamo il primo punto alto allungato con un punto basso e una catenella e andiamo direttamente alla prossima ripetizione. Un punto alto allungato e un mezzo punto alto intorno a questo punto alto allungato. E questa è la prima ripetizione del giro. E qui chiuderemo il giro una volta che l'avremo finito. In questo modo, nel giro successivo avremo una ripetizione in meno. Quindi, se volete diminuire, potete diminuire in questo modo. Io per la mia maglia non ho fatto diminuzioni per la manica, come vi dicevo, nel primo giro ci sono 24 ripetizioni e le ho ripetute per tutti i giri che mi sono serviti per la lunghezza della manica. Io in totale ho lavorato 27 giri. Voi lavorate tutti i giri che vi servono
per arrivare alla lunghezza che volete per la vostra manica. Dopo aver lavorato tutti i giri che ci servono per la lunghezza della manica, lavoriamo il polsino e per il polsino usiamo un uncinetto un po' più piccolo. Fino a qui ho usato un uncinetto da 5 mm, per il polsino uso un uncinetto da 4 mm. Il prossimo giro lo lavoriamo sul dritto del lavoro, sia che l'ultimo giro l'abbiamo lavorato sul dritto o sul rovescio, e lavoriamo un giro di punti bassi. Lavoriamo una catenella, un punto basso nel punto in cui abbiamo chiuso il giro, uno nel prossimo punto, uno nel punto successivo, poi saltiamo un punto e ripetiamo, quindi 3 punti lavorando un punto in ogni punto e poi saltiamo un punto e continuiamo così per tutto il giro. Se alla fine del giro non ci restano i punti per lavorare una ripetizione intera, non importa. Alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso e lavoriamo il punto elastico. Per il punto elastico potete lavorare il numero di catenelle che volete a seconda di quanto alto volete che sia. Io lavoro 5 catenelle per il punto elastico più una per l'altezza e iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto basso in ogni punto, nel mio caso 5 punti bassi. E poi lavoriamo 2 punti bassissimi sul giro di base, uno nel punto successivo rispetto a dove abbiamo iniziato le catenelle, uno e poi un altro nel prossimo punto. Giriamo il lavoro, saltiamo i 2 punti bassissimi, 1 e 2, e senza fare catenelle, iniziando dal primo punto basso e lavorando solo nel filo dietro, lavoriamo un punto basso in ogni punto, quindi nel mio caso sempre 5 punti bassi. E prendiamo sempre solo il filo dietro del punto. Una catenella, giriamo il lavoro e continuiamo in questo modo, un punto in ogni punto prendendo solo il filo dietro di ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5. E poi lavoriamo 2 punti bassissimi sul giro di base iniziando dal punto successivo. 1, 2 e ripetiamo così per lavorare tutto il polsino. Quindi adesso giriamo il lavoro, saltiamo i 2 punti bassissimi e iniziando dal primo punto basso lavoriamo un punto basso in ogni punto, lavorando solo nel filo dietro del punto. E andiamo avanti così per completare tutto il polsino. Una volta che avremo quasi concluso il giro, possiamo trovarci in situazioni diverse perché non è detto che abbiamo lo stesso numero di punti nel giro. Nel mio caso, per esempio, alla base mi rimane un solo punto prima del punto bassissimo con cui ho chiuso il giro precedente. Quindi, anziché lavorare 2 punti bassissimi qui alla base, ne lavoro solo uno. Se voi qui avete 2 punti, lavorate normalmente 2 punti bassissimi. Quindi giriamo il lavoro, saltiamo, nel mio caso, un punto, perché ho lavorato solo un punto bassissimo, e lavoriamo l'ultima riga.
una catenella ed ora lavoriamo una riga di punti bassissimi per unire le catenelle iniziali e l'ultima riga. E questa riga la lavoriamo sul rovescio, quindi il dritto rimane all'interno, davanti teniamo le catenelle iniziali e prendiamo tutta la catenella, che nel mio caso è solo un filo, e solo il filo dietro dell'ultima riga che abbiamo lavorato. La catenella e il filo dietro del pezzo dietro e lavoriamo una riga di punti bassissimi. E alla fine facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questo è il risultato sul davanti. Ed ora ci occupiamo dello scollo. Io, come vi ho detto, ho tenuto un filo agganciato al gomitolo quando ho cucito questa spalla e quindi riprendo il filo. Se voi l'avete tagliato, agganciate un nuovo filo. Anche per lo scollo usiamo l'uncinetto un po' più piccolo, quello che abbiamo usato per i polsini delle maniche, e lavoriamo un giro di punti bassi. Qui lavoriamo prima in testa alle righe e poi lavoreremo sulla riga. In testa alle righe lavoriamo così. Iniziamo con una catenella, un punto basso tra una riga e l'altra e 2 punti bassi sul corpo del punto alto allungato. E ripetiamo. Un punto basso tra una riga e l'altra, 2 punti bassi nel corpo del punto alto allungato. E andiamo avanti così. Mentre quando lavoriamo sulla riga, lavoriamo un punto basso in ogni punto. E in questo modo lavoriamo tutto un giro intorno allo scollo. Chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso e lavoriamo il punto elastico esattamente come abbiamo fatto per i polsini delle maniche. Io penso che lavorerò il punto elastico di 4 catenelle, quindi di 4 punti. Adesso faccio qualche riga e poi vediamo se mi piace così o se voglio farlo un po' più grande o un po' più piccolo, ma la tecnica è la stessa che abbiamo utilizzato per i polsini delle maniche. Lavoriamo una riga di punti bassi e poi ci agganciamo alla base con 2 punti bassissimi e dalla seconda riga in poi lavoriamo sui punti bassi, lavorando sempre solo nel filo dietro del punto. E in questo modo lavoriamo anche tutto il punto elastico dello scollo. Alla fine, per il punto elastico dello scollo ho lavorato righe di 3 punti bassi, non 4, e penso che sia perfetto così. Per la mia maglia, nella parte bassa non ho fatto il punto elastico perché mi piace così com'è, ma se volete potete lavorare il punto elastico anche qui sotto, e in questo caso vi consiglio di continuare ad utilizzare l'uncinetto che avete usato per tutta la maglia, a meno che non vogliate che la maglia qui sotto stringa un po'. Nascondiamo tutti i fili all'interno dei punti sul rovescio del lavoro e la nostra nuova maglia a rete è pronta.
Vi devo dire che sono super soddisfatta di come veste, spero tanto che vi piaccia. La mia idea iniziale era di farla più oversize, ma alla fine ho deciso di farla giusta, diciamo così, in modo che fosse ancora più portabile. Ma voi potete farla come preferite e usare questo schema di base per tanti capi d'abbigliamento diversi, perché per esempio potreste farla più scollata, senza il punto elastico, con un giro maniche più largo, più larga, più lunga e utilizzarla come copricostume o in tanti modi diversi. Fatemi sapere se rifarete questa maglia in questa veste o in altre vesti e se la fate, mi raccomando, condividete le vostre foto con me. Non vedo l'ora di vedere tutte le vostre maglie, i colori che utilizzerete, i filati che utilizzerete. Nel frattempo, come sempre, vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!